È la primavera, è la prima vera Spring. Spring è la primavera Dacia elettrica. Questo gioco di parole me l'ha suggerito Carlo, quindi prendetevela con lui perché io non sono il creativo, è lui, quindi prendetela con lui. Scherzi a parte, stiamo per guidare la nuova Dacia Spring. Siamo qui al Salone di Monaco 2021 a IAA, nell'open space. Infatti il Salone di Monaco si divide in due, quella parte all'interno che abbiamo visto in questi video negli ultimi giorni e una parte all'esterno, non soltanto qui a Königsplatz ma in tante altre piazze qui nel centro di Monaco. E appunto, come ho detto prima, oggi andiamo a provare questa piccola di casa Dacia. Siamo a bordo della piccola Dacia Spring. Dico piccola perché effettivamente è fisicamente piccola, infatti l'auto è poco più grande di 3,5 metri. Siamo in 4, io sono abbastanza comodo. Tu Carlo, tocchi un po' le ginocchia, Io vedo. tocco un po' le ginocchia per far spazio al tester di Dacia dietro di me. Giuseppe, tu invece? Abbastanza stretto. Quindi diciamo che è un'auto forse da piccoli spostamenti. Infatti quest'auto è nata principalmente per la città. Infatti ha un motore da 33 kW, quindi circa 45 cavalli, che uno può pensare ma è pochissimo, sì, però in città ci può stare. Infatti la batteria è di 27,4 kWh, anche questa non è grandissima, però con il peso di circa 900 kg a secco, la potenza molto ridotta, quest'auto promette di fare 300 km almeno nel ciclo VLTP solo in città, perché comunque effettivamente l'auto va guidata piano, in maniera tranquilla, serena, e tra l'altro abbiamo anche il tasto Eco che ci permette di togliere circa 10 kW di potenza e quindi aumentare anche infatti vedete per esempio adesso con l'eco attivato abbiamo 181 km di autonomia, lo disattivo ne abbiamo 173, pochino, ma secondo me con la guida questo dato andrà a migliorarsi. Ora io direi di cominciare a guidarla, vi do qualche sensazione di guida e adesso chiedo al nostro tester di Dacia la strada. Where we have to go? Quest'auto parte da circa 20.000 euro, anche se con i vari bonus statali riusciamo a portarcela circa 10.000 euro a casa. Perché costa così poco quest'auto? Perché comunque il Dacia ha una filosofia sempre di ridurre al minimo i costi. Vi faccio alcuni esempi. Abbiamo un solo tergicristallo, il sistema di navigazione è identico a quello della Dacia Sandero di tanto tempo fa, oppure per esempio il volante è lo stesso, è identico. O vedo anche la qualità dei materiali è abbastanza bassa, un po' rigida, oppure per esempio dietro lo schienale non sono divisi in due pezzi, ma è un pezzo unico, quindi ulteriore risparmio. Questi piccoli dettagli fanno risparmiare diversi soldi a Dacia e di conseguenza può vendere questa vettura a un prezzo irrisorio. E io penso che a 10.000 euro un'auto che viaggia benissimo in città, in quanto ripeto comunque l'auto è piccolina, si parcheggia facilmente ed è comoda, ma soprattutto volendo qualche gitarella fuori porta di qualche decina di chilometri in più, insomma sono sicuro che quest'auto può farla. Il bagagliaio però è di circa poco meno di 290 litri, è un po' pochino sì, però ripeto è una macchina di 3,5 metri, quindi secondo me si allinea con altre vetture di questo segmento. Una cosa che noto alla guida, devo dire la verità, è che non mi sembra che quest'auto abbia soltanto 45 cavalli, perché sono in città, non ho bisogno di una grandissima potenza o comunque di un motore che mi permette di, non lo so, farmi guidare centinaia e centinaia di chilometri a 130 km/h, non ne ho bisogno. Quindi questi 45 cavalli sì, possono far storcere il naso, ma probabilmente quando viaggiamo nelle auto normali, sempre in città, ovviamente la potenza che utilizziamo è sempre ridotta, quindi devo dire che forse è una soluzione ottima. La plancia, devo dire che comunque è abbastanza ricca, cioè non è un'auto comunque scarna. Per esempio il quadro strumenti ha un piccolo schermo qui digitale in bianco e nero dove ho diverse informazioni tipo la velocità, l'autonomia, i gradi, i chilometri che ho fatto. Però a sinistra e a destra, al posto del solito quadro strumenti analogico, abbiamo un qualcosa di pseudo digitale, nel senso che non è uno schermo vero e proprio, ma in realtà non so descriverlo, è particolare, è una soluzione che mi piace perché è sicuramente economica
e ha il suo perché, si vede bene, non ci sono riflessi, mi piace. E cosa possiamo vedere? Sulla destra vediamo il pieno della carica, infatti adesso abbiamo il pieno della carica, vediamo la marcia che è inserita, mentre a sinistra troviamo l'econometro, quindi ci fa capire insomma come stiamo guidando l'auto. Per esempio c'è una fascia verde in eco, quindi quando guido di solito è lì, poi c'è power quando do la massima potenza, che non ho ancora provato ma lo proveremo insieme, e poi c'è charge. Una cosa che ho notato di quest'auto è la frenata. Non frena molto l'auto a livello, ripeto, la frenata rigenerativa non è ingombrante o comunque non è potente, ma è molto leggera, quindi l'auto rallenta. Però ho notato una cosa, che il freno ha praticamente due livelli. Il primo livello del freno è quello che praticamente ti permette di frenare con il motore, il secondo è il freno poi effettivamente meccanico, e se si sta attenti questa frenata rigenerativa sono sicuro che permetterà di risparmiare o comunque di recuperare un po' di energie, soprattutto nei vari stop and go per i vari semafori. Quindi secondo me, infatti per esempio adesso io sto frenando e il charge è al massimo, quindi devo dire un'ottima soluzione da parte di Dacia. Ora abbiamo fatto circa 2 km, 2 km e mezzo e l'autonomia è scesa di un po', nel senso che, come ho detto prima, eravamo con 173 km di autonomia, adesso siamo a 167. Devo seguire anche la strada, che qua a Monaco se no ci si perde. Abbiamo perso 6 km di autonomia a fronte di circa 3 km reali fatti, però siamo 4 con un po' di bagagli, con l'attrezzatura, con l'aria condizionata un po' accesa, perché comunque in 4 una macchina così piccola fa caldo, quindi in realtà penso che in inverno o comunque da soli, in 2 persone, penso che l'autonomia sia abbastanza reale. Alla fine abbiamo perso non troppo in più rispetto a quello che è previsto, oltre che non sto in eco. Infatti io se adesso metto eco abbiamo 173 km, quindi devo dire che l'auto è abbastanza realistica, ecco, ripeto, siamo in tanti. Ora voglio provare un po' un'accelerazione in eco. Sto a 60 km/h, se accelero in eco l'auto, adesso sono arrivato a 70, rallento di nuovo, vediamo un po'. Intanto alla mia sinistra ci sta per superare una Cupra Born, sono di nuovo a 60, non in eco, 70, 72 anzi, quindi non ha uno spunto potente, però ripeto, in città secondo me va benissimo. Abbiamo fatto prima un'accelerazione al semaforo, 0-30 abbastanza fulminea, 30-50 accettabile, 50 in poi l'auto andava abbastanza a rilento. Però ripeto, è così. Ora stiamo facendo un tratto in tangenziale e devo dire comunque stiamo viaggiando a 75 km/h, sto facendo un sorpasso e l'auto va, quindi devo dire che non è un problema. Tanto sto controllando man mano sempre l'autonomia. L'insonorizzazione di quest'auto non è ai massimi livelli, stiamo viaggiando a 100 km/h e si sentono un po' di frusci. Le sospensioni sono buone, devo dire che forse perché anche le strade tedesche sono buone, probabilmente anche per questo, però devo dire che sì, sono abbastanza comode. Il volante in città era molto leggero, qua si è un po' indurito, ma in realtà non troppo, ed è abbastanza diretto. In realtà forse per quello che è l'auto un pochino troppo. Vediamo di fare un sorpasso ancora. Ora sto viaggiando a 110 km/h, quindi l'auto va. Ho notato che in tangenziale stiamo a 110, se muovo leggermente il volante io vedo l'auto davanti muoversi così. È un'auto piccolina, abbastanza alta, penso che è abbastanza normale. Tra l'altro i pneumatici sono piccoli, quindi comunque si sente parecchio. Ovviamente è una scelta fatta per risparmiare batteria. Ma a proposito di batteria, vediamo un po' la ricarica. Ecco, un difetto di quest'auto è proprio la ricarica. Perché è un difetto? Perché se io voglio comprare la versione base di questa vettura, posso ricaricarla soltanto con la velocità normale, quindi con le linee normali, mentre devo per forza acquistare la Comfort Plus, quindi la versione top, per avere anche
a pagamento, la ricarica rapida. Forse l'avrei messa a pagamento per tutti, perché la ricarica rapida è una cosa che magari può servire, quindi forse è una soluzione che avrei optato per tutte le versioni. Nella versione top abbiamo anche degli aiuti alla guida, per esempio ci avvisa quando stiamo uscendo dalla careggiata, e abbiamo la frenata di emergenza che si attiva dopo i 7 km/h. In conclusione, parlando tra di noi, abbiamo decretato, tra virgolette, quest'auto come auto top però da città. Giuseppe diceva che quest'auto comunque mantiene la filosofia, tra virgolette, Dacia. Infatti io, avendo una Dacia Sandero Stepway, lui dice che a livello di sensazioni, di rumori è molto simile. Effettivamente anche la qualità, ho visto anche in tangenziale, è molto simile, anche se la guida ovviamente è diversa. È un'auto questa molto più leggera, molto più piccola, quindi chiaramente è un pochino più, dà la sensazione di essere un'auto un pochino più instabile, però appunto, come dicevamo tra di noi, è un'auto questa prettamente da città. Vi informo che dopo circa 11 km abbiamo perso, calcolate un po', circa 16 km di autonomia. Ripeto ancora, siamo in 4, siamo belli pesanti, quindi penso che sia promossa. Che dite? Promossa? Promossa. Promossa. Fateci sapere nei commenti, non so se mi si vede, cosa ne pensate voi riguardo questa Dacia Spring, mi raccomando.